Qui vediamo proprio la fase, il cuore della spedizione, il significato della spedizione, le misure. Misure fatte in loco, sul ghiacciaio, e misure fatte, quelle di confronto, in pianura, a spedizione quasi finita. Le misure fatte in loco, misure di topologia, qui vediamo uno dei protagonisti, il marchese Ginori Conti, che sta facendo la sua triangolazione, e misure, come si diceva prima, con i palloni per misurare direzione e forza, intensità dei venti in quota. Le stesse misure poi venivano confrontate con misure simili fatte invece in condizioni di quasi pianura. In tutto questo c'è il trasporto, gli sbalzi di temperatura, ci sono tantissimi effetti che possono alterare lo strumento con la precisione di richiesta. E quindi è necessario sempre una fase prima, intermedia e una fase dopo. E farei notare che tutto questo avviene con un abbigliamento che oggi non adopereremmo forse neanche a fare una scampagnata, e che le misure avvenivano, quelle astronomiche, quelle a cui io mi riferisco in particolare, avvenivano in condizioni disagevoli, perché si trattava di osservare il cielo adattando l'occhio al buio e poi prendere appunti sulla posizione, sul tempo, e tutto questo andava fatto con una piccolissima luce per non disadattare l'occhio e al freddo, a temperature per cui i termos caldi si portavano, non usciva il tè dal termos perché si era congelato all'interno, e che in queste condizioni di buio e di freddo fare delle misure accurate che anche oggi hanno un'estrema validità. Qui vediamo la classica stazione di misura, il fronte del ghiacciaio, il ghiacciaio Rimo, in teodolite, e qui in piccolo l'accampamento e le zone di misura. Qual era lo scopo? È quella che anche oggi si chiama fare una triangolazione, sfruttandola dalle stelle, fare riferimento alla Terra, conoscere i punti terrestri, e attraverso una serie di rettangoli, di misure triangolate, conoscere l'estensione e la direzione della superficie, e insieme anche misure, esattamente come si fa ancora oggi, misure anche di pressione per conoscere l'altezza, misure di gravità, di campo magnetico. Tutto questo viene fatto in accampamenti e veniva a volte montati, in stazioni venivano montate durante il percorso, ci si fermava, si montava la stazione, il tempo delle misure e poi si ripartiva. Qui sembra tutta una zona di tranquillo, di riposo, non era fatto così, lo erano, il riposo arrivava la sera tardi, altrimenti erano proprio punti di misura dei laboratori in itinere da fare e disfare continuamente.